Signore e signori, buonasera, buongiorno, bentornati in questo nuovissimo video di Roller Coin, dove insieme andremo a vedere il Dev Diaries volume 12 riguardante le novità future e il divertimento che ci aspetterà con la nuova season. Prima di iniziare, come sempre, volevo ricordarvi che in descrizione trovate tutti i miei link social, oltre ad un link per iscrivervi a Roller Coin, ottenere 1000 satoshi benvenuto e supportare normalmente il canale, ed un link per iniziare la vostra avventura su Roller Tap, oltre ai soliti Instagram, Discord, Twitch, quindi trovate tutto là, fateci un giro. Allora, senza altri indugi, andiamo a leggere questo Dev Diaries assieme e ad analizzarlo, vediamo cosa ci aspetta di nuovo sul sito. Come sempre, descrizione, inizio, solite cose. Andiamo a vedere subito il sommario di questo Dev Diaries. Parlerà di un race event, quindi tornei veloci con fantastici premi, spedizioni, una nuova fantastica modalità di gioco con i nostri hamster, achievement, quindi delle ricompense e premi per le nostre attività sul sito, come one time only, quindi ottenibili penso una sola volta, perciò diverse dalle quest, e un nuovo minigame creato dalla loro community, insomma dalla community, che si va ad aggiungere alla lista dei giochi che devo coprire, ma non importa. Quindi partiamo subito dal race event. Il race event sarà un torneo molto veloce, quindi di breve durata, in cui i giocatori dovranno ottenere più punti possibili durante la sua durata. Per cosa? Per ottenere i fantastici ricompense alle prime posizioni. Qua sotto ad esempio vediamo una piccola preview con delle ricompense, anche se insomma saranno un po' da aggiustare perché non credo che si otterranno 300.000 rack al primo posto, ma vabbè. E andiamo a vedere qua sotto la sua struttura ed il suo funzionamento. Come prima cosa ci sarà un round di qualificazione, quindi una volta che saremo dentro il gioco inizierà, saremo lanciati in una stanza con altri player, quindi saremo assegnati, scusate, a una stanza con altri player come una sorta di battleground. La nostra missione in questo caso sarà di superare tutti gli altri con i nostri punti o punteggio, completando task che ci faranno guadagnare questi suddetti punti. Le task cambieranno con ogni tournament, con ogni torneo, quindi sarà impossibile stabilire una strategia da usare in ogni torneo, ma varierà continuamente. Più punti faremo, più sarà alto il nostro rank, e più alto sarà il nostro rank o posizione, migliori saranno le ricompense, molto semplicemente. Inoltre non ci dobbiamo preoccupare di andare contro tutti gli altri giocatori sul sito, dal momento che la classifica in queste qualificazioni sarà solo contro i giocatori della nostra stanza o room, e prima di pensare di poter partecipare al main event dobbiamo dimostrare di esserne all'altezza. Essere all'altezza non sarà così semplice o immediato, infatti dovremo completare una specificazione delle specificazioni per ottenere il nostro biglietto d'accesso alla Big League, alla finale, con i premi migliori. E qua fare una battuta che è come un buttafuori al club che controlla i nostri documenti per sapere se possiamo entrare o meno. E una volta che il nostro torneo qualificazione sarà terminato, ci sarà un fantastico recap alla fine dove vedremo tutte le informazioni più importanti. Quindi chi ha vinto con i migliori giocatori in cima al torneo, la nostra posizione e il loot o le ricompense, insomma, di chiunque a seconda del loro rank. Ed infine, se nella nostra posizione avremo ottenuto delle ricompense, dovremo cliccare il pulsante claim per ottenerle, quindi non saranno automaticamente assegnate a noi, altrimenti purtroppo semplicemente ok per chiudere la window e riprovare il prossimo torneo. Però se distrattatamente chiuderete questo messaggio pop-up per sbaglio, non preoccupatevi, perché questo pop-up continuerà a mostrarsi ogni volta che apriremo il sito finché non claimeremo i nostri reward, quindi nel caso ricaricate la pagina o cambiate finestra e tornerà a voi visibile. Passiamo ora alla seconda novità, cioè le spedizioni, e questa è la più grande aggiunta al nostro sito per i prossimi mesi, in cui ci immergeremo nel mondo degli hamsters, ma non quelli piccolini nelle gabbie che corrono semplicemente su una ruota, un altro tipo di hamsters, quelli di Roller Coin. Le spedizioni saranno quindi una nuova fantastica modalità di gioco che aggiungerà diverse attività da fare e nuove funzionalità al sito. Presto potremo ottenere tantissimi hamsters da questa modalità, vestirli e prepararli come vogliamo con tutto l'equipaggiamento che otterremo e creare la nostra vera e propria squadra di criceti incazzati neri, così per ridere. Come dicono loro, immaginatevela una squadra di criceti super incazzati armati fino ai denti, pronti per conquistare il mondo. E ora parliamo effettivamente a cosa ci servirà e su cosa scatteremo la nostra armata di criceti. Ovviamente la modalità spedizione, dove manderemo i nostri criceti in una fantastica avventura esplorando territori sconosciuti e, meglio di tutti, o cosa migliore, ottenendo loot e ricompense durante la loro missione.
o missioni. Tutto succede in automatico, quindi fantastico. Possiamo tranquillamente fare le nostre cose o non rimanere fissati sul sito mentre l'hamster va a lavoro o esplora. Non c'è bisogno di monitorarli continuamente, sono estremamente capaci di completare le spedizioni per conto loro. I nostri grigetti continueranno a progredire anche quando non saremo in gioco. È come dare ai nostri piccoli grigetti una possibilità di esplorare e in cambio ci ritorneranno dei fantastici premi e ricompense. Ora immagino che migliori saranno i grigetti o migliore sarà l'equipaggiamento che gli daremo, maggiori saranno queste ricompense che otterranno. E quindi queste erano le spedizioni, o almeno quello che ci hanno detto a riguardo. Passando invece agli achievement, ecco cosa sono, vediamo un po' come funzionano. Detta in parole povere, sono una lista di task o missioni da completare di fila, appunto achievements, obiettivi. Qua sotto vediamo un'immagine così esplicativa o immaginaria di come essi funzioneranno, quindi saranno divisi in varie categorie. Avremo queste missioni che ogni volta che completeremo ci daranno fantastiche ricompense, RLT, RST, magari anche qualche miner. Quindi cosa ci dicono? Che facendo grande quantità di azioni sul sito, praticamente qualsiasi cosa, otterremo pian piano tutti i nostri achievement e le loro corrispettive ricompense. Qua sotto un'altra immagine a riguardo dove possiamo vedere questo achievement con tutti i vari livelli, quindi apparentemente un singolo achievement avrà più livelli da completare ed ognuno avrà la sua ricompensa. In questo caso vincere minigiochi avremo 100, 200, 300, 400 e 500 minigiochi come milestone o obiettivi e per ognuno di questi otterremo una ricompensa spero via via maggiore. Quindi questo è quello che sono e come funzionano. Infine ci preannuncia il nostro nuovo minigioco Cube Labyrinth che ha sviluppato questo minigioco per Rollercoin e facendolo ha ottenuto anche delle fantastiche ricompense, quindi magari io che sono programmatore o qualcuno di voi potete anche voi creare dei giochi, possiamo creare dei giochi e ottenere delle ricompense per essi. La nostra missione in questo minigioco sarà collezionare tutti i cubi generati randomicamente in questi labirinti pieni di challenge o sfide. I cubi più piccoli saranno sparsi nella mappa, offrendoci piccoli bonus che potrebbero aiutarci a completare la missione. E dovremo navigare attraverso due ostacoli principali per ottenere tutti i cubi un po' più grandi, buche in cui non dobbiamo cadere e laser, torrette laser in movimento. Dobbiamo evitare queste minacce o pericoli con azioni e movimenti incredibili alla James Bond, super precisi e fantastici, e saltare al momento giusto per rimanere in vita e mantenere le nostre vite. Quindi cosa dobbiamo fare per vincere il minigioco? Ottenere tutti i grandi cubi nella mappa, finire il minigioco prima che ci sia un timeout, quindi che il tempo finisca, e non perdere tutte le nostre vite, come tutti gli altri giochi sul sito, quindi molto semplicemente. E poi alla fine, quindi cosa sono le news, come sono le news, siete felici, siete pronti, ci vediamo molto presto con la nuova season e tutte queste novità. Quindi personalmente molto interessante, non vedo l'ora di vedere gli achievement, chissà se saranno retroattivi, quindi tutte le attività che abbiamo già completato ci daranno degli achievement o se inizieranno da zero. Sono molto curioso di vedere queste spedizioni, come funzioneranno e quali sono le loro ricompense. E per i giocatori un po' più competitivi e presenti sul sito e più avanti nella loro carriera, spero che i race event vi diano un grande boost e divertimento competendo contro altri giocatori e ottenendo le vostre ricompense migliori. Magari ci sarà anche, come dicono loro, essendo tornei tutti diversi, qualche piccolo torneo come vincere più minigiochi per i quali non serve avere tanta potenza o tante cripto e che possono essere quindi giocati e combattuti da tutti i tipi di giocatori. Ma sono sicuro che ci sarà un insieme di tornei per giocatori avanzati con tanti soldi e cripto e spero tornei un po' più piccoli per tutti i giocatori con task semplici e veloci. Bene, detto questo è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto. Per qualsiasi altro dubbio, domanda, perplessità, ricordatevi di lasciarmi un commento qua sotto o contattarmi su Discord o Instagram dove volete. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato molto utile e che vi abbia portato un po' di hype per queste novità che arriveranno su Rollercoin. Vi ricordo di lasciare un mi piace e un commento in generale anche se non avete dubbi, dicendomi anche solo bel video, complimenti, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi do un grossissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!